concerning the fourth book. The publisher and the family and the wife of Stieg Larsson has decided not to publish that book. As you maybe know, he was writing 300 pages out of 400, and it takes place up in the north of Canada, with Lisbeth Salander ending up there with 45,000 musk ox and 1,500 ice bears and 40 Eskimos. I don't know what is happening there, but of course we are curious to read it, but they have decided not to publish it. Actually, I can tell you it is not the fourth book, it's the fifth book, because he planned and did plot lines for 10 books, and I heard from a very, very close friend of him, a journalist, investigative journalist, Korobaksi, that he had more fun writing the fifth book first, so this is the fifth book. Per quello che riguarda invece il quarto libro, ho parlato con l'editore, ho parlato con la famiglia, ho parlato con la moglie, non hanno nessuna intenzione di pubblicarlo, anche perché in realtà lui ne aveva scritte 300 pagine su 400 che erano pianificate, tra l'altro era ambientato nel Canada, nel nord del Canada, nei ghiacci polari, con circa 5.000 orsi polari, con tutta una serie di altri animali, Lisbeth che finisce lì in mezzo a tutti questi animali, con gli eschimesi che non si sa bene che cosa fanno e che succede, quindi loro hanno deciso di non pubblicarlo. Sarebbe molto interessante poterlo leggere e mi piacerebbe molto poterlo fare. Peraltro pare che questo non fosse neanche il quarto, ma addirittura il quinto libro, nel senso che lui aveva pianificato la scrittura di 10 libri e quindi aveva un pochino tracciato quelle che sono le plotline, le linee della trama di ciascuno di questi libri, e quindi questo sembra che lui avesse avuto piacere, si fosse divertito prima a scrivere il quinto, e quindi questo sarebbe il quinto e non il quarto. La cosa che ho notato è che gli uomini d'affari svedesi hanno alla fin fine una bruttissima fama. Sono tutti con molti scheletri nell'armadio. Allora mi chiedo se o implicati col nazismo o comunque con la malavita e il malaffare. Mi chiedo che cosa abbia instillato in Stieg Larsson questa avversità per l'uomo d'affari svedese, se ci siano stati dei casi ai quali lui si è ispirato effettivamente. E poi volevo chiedere all'attrice, alla protagonista, ecco, che tra l'altro il regista riprende, fa molto più piccola di quanto ce la fa vedere, ce la fa sembrare molto più piccola di quanto non sia, molto più indifesa in qualche modo nel film. Forse è un'impressione, ma insomma è questa l'idea che uno ha. E volevo sapere lei come si è trovata nei panni di Lisbeth e se ha dovuto faticare per dare corpo a quello che era una fantasia di uno scrittore, e come ha fatto. Grazie. Ripetiglielo un po' prima che sei dimenticato. Se le scelte sono così implicate con tutte le Well, I guess in order to get rich and successful as a businessman, you can't be a sissy, a soft one. So I'm sure you have your good examples here in Italy also. No, I'm not going to mention any names. I don't think that Swedish businessmen are any worse than any other places, but I think that Sweden has for many years had a public image of being the perfect country where the equal rights for women were, very humane. They have been speaking big in the UN and stuff like that. And then on the other hand, they do manufacture a hell of a lot of weapons and arms, and there is another layer in society, a dark one, like a shade, a shadow. And I think it was very much Stig's mission as a journalist to expose all this kind of darker side, whether it was like racism, like neo
nazism, financial scandals and corruption and stuff like that, because of course that even though Sweden is in a lot of ways a very humane democratic society, of course it has this dark side that you can't deny. So I think that's the answer. Io credo che per potersi arricchire, per poter diventare degli uomini, dei businessmen di successo, certo mammolette non si può essere purtroppo molto morbidi, e credo che comunque a riguardo ottimi esempi ne abbiate anche qui in Italia, non credo neanche di aver bisogno di citare nomi specifici. Non credo che la situazione in Svezia sia poi peggiore rispetto a qualsiasi altro posto del mondo. Io credo che la Svezia per molti anni abbia goduto e abbia proiettato all'esterno questa immagine pubblica del paese perfetto, dove esistono diritti paritari tra gli uomini e le donne, dove si punta molto sull'aspetto umano, sull'umanità, quindi questi grandi discorsoni alle Nazioni Unite. E però c'è anche un altro aspetto che invece è presente all'interno della società, c'è l'aspetto poi per esempio di un paese che comunque produce armi, aspetto di ombre o comunque di il lato dark della società, e credo che sia stata missione di Stig come giornalista proprio quella di portare alla luce questi lati più oscuri della nostra società, siano essi il razzismo o siano essi gli scandali di tipo finanziario o cose del genere. Quindi sebbene appunto la Svezia sia famosa e comunque abbia questa parte, sicuramente una democrazia, è una società democratica, una società molto umana, comunque esistono questi aspetti oscuri che non possono essere negati. Well, in the books, Lisbeth is described a bit like an action hero sometimes. For me, she wasn't really a real person all the time, because, Stig Larsson have described her as she's almost anorectic thin, she's very small, but she can run, like a sprinter, she can fight like a whole man. She's ugly, but the man finds her sexy, so it was pretty hard to get her together, to see the real person. So for me it was really important to make her as realistic as it was possible, and I wanted to understand everything about her and use myself as much as I could. So I took a decision that I don't want to just, stop eating and be on a hard diet and be very thin and very anorectic, because if I think maybe sometimes that's right for a part, but I wanted to do the action scenes, and I wanted her to be strong. I wanted to be a bit more masculine, a bit flatter and straighter, but I didn't want to be just anorectic, because that was too easy, and for me that wasn't the right way. So I tried to find Lisbeth inside of me, and the thing, I trained a lot of kickboxing and Thai boxing, and I was on a certain diet, and I took motorcycle driving license. So the preparation was pretty long before the shootings, and so it wasn't so hard to find her, but it was really important to make her realistic, and I think that we all, me and Niels, we wanted to make her as complicated as she was in the book, but also understandable in a way. Per quello che mi riguarda, nel libro il personaggio di Lisbeth a volte è un po' rappresentato come un eroe dei film d'azione, quindi a volte risulta scarsamente realistica, scarsamente reale, perché Stig la presenta come una ragazza, come una donna praticamente quasi anoressica, magra, piccola, ma che è capace poi di correre come un centometrista, capace di combattere esattamente come fa un uomo.